Benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi, dopo tante storie sui serial killers, torno alla storia, non romana ma egizia, che sapete amo. Oggi vedremo come risolvevano i piccoli problemi o come vivevano la quotidianità, tipo matrimonio, mestruo, contraccezione o alimentazione. Ma scopriamo di più dopo l'intro. Iniziamo col matrimonio, che non era il classico matrimonio che conosciamo. Non esisteva cerimonia, né anelli, né cambio di cognome da parte della donna. Il matrimonio dell'antico Egitto era un fatto esclusivamente privato, un accordo fra due persone consenzienti che non comprendeva alcun vincolo religioso o legale. Solo una processione di familiari e di amici che scortavano i due sposi fino alla casa dove avrebbero vissuto. Alla donna veniva garantita la facoltà di poter sposare anche uno schiavo o uno straniero, mentre la poligamia, sebbene la norma fosse la monogamia, era accettata ma solo a vantaggio dell'uomo, che poteva permettersi di avere contemporaneamente più mogli, come attestato da numerosi papiri. E passiamo a quei giorni. Una donna sa quanto è importante in quei giorni essere protette e sicure. Oggi siamo più facilitate, tante le scelte per poter vivere una vita normale, anche in quei giorni. Ma come risolvevano le donne egiziane? Realizzavano assorbenti per il ciclo mestruale in vari modi, usando papiro, cotone, lino e mollica di pane, e ne creavano sia interni, arrotolando del cotone e avvolgendolo con un legaccio per mantenerlo fermo e compatto, che esterni, usando pezzi di lino o fogli di papiro ammorbiditi con acqua, per rendere le foglie più comode da indossare. Esisteva anche un tipo di assorbente dalle proprietà anticoncezionali, fatto di mollica di pane mescolata ad acacia. E parlando di quei giorni non possiamo non parlare degli anticoncezionali. Non avendo né troppe conoscenze a riguardo né molti mezzi a disposizione, si arrangiavano un po' come potevano, dando fondo a tutta la propria capacità di inventiva. Gli uomini egizi avevano il loro modo per evitare gravidanze o malattie indesiderate. Indossavano semplicemente un sacchetto chiuso bene con un laccio. Le donne si affidavano a metodi ricavati da ingredienti naturali, ma davvero discutibili. In base al papiro di Caen, che è un antichissimo testo di medicina risalente al 1850 a.C. circa, uno dei più comuni contraccettivi per le signore egizie era quello di inserire nelle parti intime una sorta di tappo fatto con escrementi di coccodrillo amalgamati con miele. Ricordiamoci che il coccodrillo era un animale tenuto in grande considerazione in Egitto, tanto da essere anche mummificato. Secondo loro questo avrebbe costituito una sorta di barriera. E passiamo alle favole. Gli egizi erano soliti raccontare le favole ai loro bimbi. Sappiamo tutti quanto il culto dei morti fosse ben radicato nella cultura egizia, da vari oggetti lasciati disposti accanto ai defunti, poiché potessero portarli anche dall'altra parte, nell'altro mondo dove sarebbero andati, oggetti cari e indispensabili, e proprio grazie a quei reperti ritrovati si è potuto conoscere vite, vicende e usanze e scoprire che le favole anche allora facevano parte del percorso formativo dei più piccoli. Quando un bimbo moriva, accanto al corpo, tra gli oggetti preferiti e indispensabili per il viaggio, si adagiava un papiro con su scritta la favola preferita dal bambino. E passiamo all'alimentazione. Gli antichi egiziani ritenevano che la vita continuasse dopo la morte e che l'anima avesse ancora bisogno di mangiare, di bere e di tutte le cose di cui godeva in vita. Nei corredi funerari delle tombe egizie, infatti, non venivano deposti solo i beni personali del defunto, ma anche abbondanti cibi e bevande conservati in vari tipi di contenitori che dovevano garantire al morto di che sopravvivere nell'aldilà. Spesso questi cibi e contenitori sono arrivati intatti fino ai giorni nostri. L'alimentazione degli egiziani ruotava intorno al Nilo. Le sue acque rendevano il terreno estremamente fertile e da esso dipendevano la caccia, l'agricoltura e la pesca. Iniziamo col dire che il cibo più consumato tra la gente comune era il pane, di cui esistevano tante varianti. Si produceva ogni giorno e si utilizzavano farine di frumento e orzo. I grani di questi cereali venivano macinati soprattutto dalle donne. Nelle macine veniva aggiunta sabbia per rendere più facile il processo di triturazione. Certo, si faceva più in fretta,
ma la sabbia si mischiava spesso alla farina. Questo è stato dimostrato quando sono stati esaminati i denti delle mummie, molto consumati per aver masticato per tutta la vita della sabbia insieme al cibo. La farina veniva impastata con acqua e lievito, formando una pagnotta di pasta cruda. La pagnotta era avvolta nell'argilla e poi cotta nel forno. E a proposito del pane, nel link che apparirà qui in alto o nell'info box troverete il video in cui qualcuno creerà di nuovo, con lo stesso lievito trovato appunto in una tomba, una pagnotta egiziana. Le bevande più consumate, invece, erano la birra e il vino, quest'ultimo però riservato solo alle classi sociali più elevate. Era particolarmente apprezzato il vino prodotto nel delta del Nilo e in alcune oasi. Gli egizi erano delle buone forchette, almeno a giudicare dalla varietà della loro alimentazione e dalla frequenza con cui mangiavano durante la giornata. I cibi erano consumati prevalentemente crudi, un po' per il clima e un po' per la scarsità del legno che piuttosto che bruciato andava preservato. Il focolare, situato di solito all'esterno delle abitazioni, serviva soltanto a cucinare zuppe, stufati e raramente arrosti. La colazione tipica degli egiziani era costituita da un piatto di fave cotte condite con aglio e limone, seguita da un più sostanzioso pasto di mezzogiorno a base di legumi freschi, soprattutto piselli, poi verdure crude come cetrioli, aglio, sedano, radicchio, cipolle e infine abbondante frutta, in particolare datteri, uva, melograni, noci, prugni e fichi. Pesce e selvaggina come anatre, aironi e uccelli di passo apparivano solo sulle tavole imbandite dei faraoni e dei ricchi e praticamente mai su quelle dei poveri. Particolarmente coltivata era la lattuga, i cui cespi raggiungevano grandi dimensioni. Forse per questo motivo la lattuga era sacra al dio Min, protettore della fecondità. Le carni più apprezzate erano quelle di pecora, capra e maiale, mentre buoi e mucche venivano preferiti come animali da fatica, utili soprattutto per la lavorazione dei campi. Capre e pecore fornivano ovviamente anche il latte, usato più per la produzione dei formaggi che come bevanda. I volatili venivano catturati mediante una rete tesa su uno specchio d'acqua, tra due pertiche. Tirando da riva una corda, le pertiche si ribaltavano chiudendo la rete e tutti gli uccelli che vi si erano posati ignari venivano catturati. Una volta a riva, i volatili venivano uccisi, spennati, ripuliti dell'interiore e messi sotto sale dentro grosse giare per essere conservati. Il pesce di acqua dolce del Nilo e quello di acqua salmastra del delta erano un'importante fonte di proteine. Per permettere una lunga conservazione, il pesce veniva asseccato oppure salato. Tra le ghiottonerie egizie, la bottarga di cefalo di palude, in pratica uova di pesce essiccate, e la zuppa di molocaia, un tipo di verdura alla quale venivano aggiunti pezzetti di carne, aglio, cipolla, olio e pepe. Una prelibatezza che trovava consenso sia presso i faraoni che tra i contadini. Ricette vere e proprie non ne sono arrivate fino a noi, ma dagli utensili che sono stati ritrovati negli scavi archeologici si sa che i metodi di preparare le vivande erano diversi. Potevano essere grigliate, cotte in forno, bollite, stufate o fritte. Per insaporirle si usavano vari tipi di spezie come cannella, coriandolo, cumino. Per fare dolci si usava molto il miele, oltre a sciroppi ricavati dalla frutta. La coltivazione dell'olivo fu introdotta in Egitto dall'Oriente solo nel Nuovo Regno e anche dopo l'olio d'oliva non fu tra i più usati in cucina. Gli oli più utilizzati per condire e per friggere erano l'olio di sesamo, l'olio di lino e soprattutto l'olio Bach, tratto dalla noce di moringa. Alcuni papiri attestano che molti oli particolari venivano importati da paesi stranieri, non solo a fini alimentari ma anche per uso medico e cosmetico. Altri condimenti per la cucina erano il sale e alcune erbe aromatiche come il ginepro, l'anice, il coriandolo, il cumino, il prezzemolo e il finocchio. Il pepe non era conosciuto e fu importato in Egitto solo in epoca romana. Mangiavano seduti sopra stuoie in fibra naturale e prendevano il cibo da un tavolino molto basso che posizionavano davanti, usando come piatto una porzione di pane schiacciato, il famoso pane arabo, e servendosi solo esclusivamente delle mani, o al più usando dei pezzetti di pane. Niente posate per loro. Il video finisce qui. Intanto un grazie di cuore ai vecchi nuovi iscritti e vi ricordo come sempre che se il canale vi piace e non volete perdere nessun nuovo video, vi basta iscrivervi senza dimenticare di cliccare la campanellina. Vi ricordo anche che ho un secondo canale e al quale potete iscrivervi sempre se vi va. Nell'info box troverete sia il link per il mio secondo canale sia il video che riguarda il pane.
Non resta che augurarvi buona giornata, mandarvi un bacio e darvi appuntamento al prossimo video.